Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Come avrete visto dall'immagine della copertina di questo video e dal titolo, oggi parleremo di saldatrici. Queste sono le saldatrici Top Shack che mi sono state inviate dal sito Banggood. Oggi le proveremo, faremo qualche cordone di saldatura, le guarderemo per vedere come sono fatte nei dettagli e trarremo assieme le conclusioni. Sono saldatrici economiche, pensate, questa addirittura è una multiprocesso sinergica, quindi salda a filo continuo, con l'elettrodo, può saldare a TIG, può saldare con il gas, quindi con il filo sia animato che non, e costa circa 100 euro. Lo stesso le altre due, però quelle saldano solamente con l'elettrodo. Il prezzo su per giù è allineato da 90 a 100, 110 euro. Comunque vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione e se riesco anche un codice di sconto. Se non sbaglio in questo periodo dovrebbero esserci pure promozioni, insomma degli eventi particolari su Banggood, quindi date un'occhiata alla descrizione per capire bene di cosa si tratta e vedere quali prezzi troverete. Ma torniamo a parlare di queste saldatrici. Allora, io ancora devo provarle, ad essere sincero. Ho provato tempo fa altre saldatrici della Top Shack, devo essere onesto, funzionano. Magari hanno dei dati un pochettino troppo pompati, a 250 per secondo me non ci arrivano, non ho modo di verificare, ma alcuni utenti dopo aver acquistato la saldatrice che io avevo fatto vedere dicendo che dichiarava 250 per hanno fatto dei test e hanno verificato che effettivamente non ci arriva. Per cosa si utilizzano delle saldatrici economiche? Perché qualcuno dovrebbe comprare una saldatrice economica anziché spendere di più e avere una saldatrice che dà prestazioni elevate? Perché la saldatrice economica la compra l'hobbista che ha bisogno di saldare molto raramente, quindi fare un investimento per una saldatrice costosa effettivamente non è il caso. Con una saldatrice economica invece si riesce a dare qualche punto di saldatura, vedremo che tipo di cordone riusciremo ad ottenere, farò solo delle semplici prove, dobbiamo vedere come si comporta la saldatrice. Sono tre, non ho intenzione di fare tanti cordoni con ognuno di loro, soprattutto questa che dà diversi tipi di funzionamento. Eventualmente farò delle prove poi in garage per vedere il TIG e per vedere pure la saldatura con il gas. Oggi faremo solamente elettrodo e filo continuo, ma appunto farò queste prove così rapide per vedere come si comportano e in base appunto al cordone che riusciremo ad ottenere capiremo se sono saldatrici valide e quindi se è il caso di acquistarle, perché non siamo dei fabbriche, dobbiamo costruire qualcosa, delle strutture che debbano sostenere pesi elevati, semplicemente magari abbiamo bisogno di riparare qualcosa, ma magari non costruiremo mai una panchina sulla quale dobbiamo sederci. Quindi queste sono ipotesi, però per capire se noi siamo degli hobbisti, non abbiamo una saldatrice e ogni volta che abbiamo bisogno di dare due punti di saldatura dobbiamo chiamare il fabbro, allora dopo 5-6 interventi del fabbro tanto vale con quella spesa comprare una piccola saldatrice e farci da soli i piccoli lavoretti. Quando si tratta poi di qualcosa di più importante, allora in quel caso ci rivolgiamo ai professionisti. Allora quindi cambiamo inquadratura e guardiamo la saldatrice Top Shack TS EM1, TS EM2 e TS EM3 con funzionamenti differenti e con prestazioni differenti, quindi guardiamo pure le dotazioni eccetera. Iniziamo. Diamo quindi un'occhiata a queste saldatrici iniziando da quella più completa, questa multiprocesso sinergica. Come vedete nella parte frontale abbiamo un pannellino che ci permette di selezionare il funzionamento, quindi MMA oppure la saldatura a filo utilizzando il gas, o ancora la saldatura con il filo limato, quindi flux, o ancora la modalità TIG lift, quindi non il TIG pulsato. Queste sono le rotelline per poter regolare il voltaggio, quindi decidere la penetrazione, per capirci lo spessore del cordone, e più in basso decideremo l'amperaggio per quanto riguarda l'utilizzo della saldatura con l'MMA oppure la velocità di scorrimento del filo. Questi sono i cavi, come vedete gli innesti in questo caso sono piccoli, su quest'altro modello invece sono più grandi. Abbiamo la possibilità anche di invertire la polarità e questa è la torcia che viene data in dotazione per l'utilizzo del filo animato. Da questa parte abbiamo uno sportellino trasparente, quindi ci permette di vedere al suo interno, e una volta aperto abbiamo la possibilità di inserire il filo, come si fa con tutte le saldatrici a filo, che siano animato o meno. Quindi c'è la rotellina, per fortuna rotellina dentata che trascina più facilmente il filo, si richiude in questo modo e si può utilizzare. La chiusura è magnetica, questo obiettivamente lo ritengo molto comodo. Ritengo però scomodo il fatto che basti toccarla e si richiude con facilità, e il fatto che per poterci lavorare all'interno urtiamo più volte contro lo sportellino, ma sono piccoli dettagli, il filo non si cambia quotidianamente, quindi per fortuna dovrebbe influire poco. Sulla parte alta abbiamo l'impugnatura, esteticamente risulta comunque gradevole, questa è tutta plastica, si sente che è plastica economica, e questi sono dei LED che si illuminano e forse si illuminano anche un po' troppo, adesso lo vedremo. Questo è il tastino con dei clic che ci consente di cambiare funzioni. Passiamo adesso al modello successivo in ordine di disposizione.
disposizione. Questo è il modello EM3. In questo caso abbiamo il funzionamento TIG Lift oppure MMA, quindi escluderemo la funzione anti-stick, ci permetterà di utilizzare quindi la torcia. Con questa rotella regoleremo gli ampere, con questa invece regoleremo l'arc force, quindi ci permette di avviare la saldatura con più potenza e avremo quindi un innesco dell'arco molto più vigoroso. Questo invece è il modello EM2. Con questa possiamo regolare solamente l'amperaggio, ma anche in questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare la saldatura TIG Lift oppure MMA. E guardate la differenza di innesto, in questo caso abbiamo quelli piccoli, in quest'altro caso quelli più grandi. Questi invece sono gli accessori che vengono dati in dotazione. Una mascherina protettiva, però obiettivamente protegge solo gli occhi. Io vi consiglio di non utilizzare mascherine che proteggono solo gli occhi, perché va protetto tutto il volto, perché la saldatrice emana delle radiazioni, quindi come dobbiamo utilizzare i guanti che proteggono le braccia fino ad un certo punto, dobbiamo anche proteggere il nostro volto. Questa è la pinza di massa, anche questa economica, come per esempio quelle della Parkside, e questa borsettina contiene la torcia per il TIG che va comunque montata. Oggi non la vedremo in funzione, quindi lasciamola dove si trova. Questo è il tubo invece che ci permette di collegarci alla bombola del gas, e questa è la pinza per l'elettrodo. Devo essere sincero, i cavi comunque hanno un buono spessore, come su tutte le connessioni. Come vedete, i cavi comunque hanno uno spessore non indifferente. E allora adesso è arrivato il momento di accenderle. Avevo dimenticato di dirvi che queste saldatrici, rispetto per esempio alla piccola che avevo fatto vedere tempo fa, arrivano già con la presa asciugo e il cavo lungo circa 1,5 metri, quindi si accende dalla parte posteriore, si accende anche una ventola e si accendono questi LED che devo dire sinceramente sono un po' forti, hanno questo effetto così che ci dà il benvenuto. Quindi possiamo selezionare le varie funzioni. Effettivamente voi in questo momento le state vedendo lampeggiare, però in realtà i LED sono fissi. Quando inquadro i LED hanno sempre questo effetto. Comunque sono davvero molto forti, guardati frontalmente potrebbero anche dare fastidio, ma solitamente la saldatrice si guarda dall'alto verso il basso. Quindi come vedete in questo modo possiamo variare le varie funzioni: MMA, saldatura con gas, oppure la saldatura con il filo limato, oppure con il TIG. Guardate che quando utilizzo la funzione di filo sia animato che filo con gas, si accende anche la spia corrispondente alla funzione della saldatura sinergica. Passando poi ovviamente con saldatura TIG e saldatura MMA si spegne. E a proposito di spegnimento, una volta spenta la saldatrice continuerà a rimanere accesa la ventola e i LED. Bisogna attendere che si spenga per poter staccare la spina. Adesso accendiamo proprio la EM3 che si trova a fianco di quella che abbiamo appena visto. Voglio farvi notare un particolare: una volta accesa si accenderanno solamente i LED, si accende il display, ma non si accende nessuna ventola, sia in questa che in questa. Quindi ipotizzo che si avvii la ventola solo quando inizieremo a saldare. Tramite questa rotella possiamo regolare gli ampere, e con questa, come vi ho detto, possiamo regolare invece l'arc force. Questo è il LED che indica che la saldatrice è accesa. In questo caso il LED è meno potente e meno fastidioso, solo che la regolazione degli ampere non è precisa. Guardate, toccandolo leggermente ci spostiamo di tantissimo. Vogliamo impostarla per esempio 140 ampere, andiamo su 140, vedete, 138, 142, ok, 140, quindi richiede un minimo di precisione. Con le saldatrici invece di un certo livello il movimento è a scatti e ogni scatto corrisponde 1 ampere, quindi riusciamo a regolare con molta più precisione. Questa è praticamente uguale, ma non ha la funzione dell'arc force. Quindi adesso guardiamo anche le caratteristiche tecniche riportate su ogni etichetta, dopodiché facciamo un paio di cordoni di saldatura. E allora, per il modello più piccolo, quindi il modello TS EM2, dichiarano un ciclo di lavoro al 100% a 110 ampere. Quindi comunque un amperaggio molto alto che in teoria ci consente di lavorare senza interruzioni, e 60% a 140 ampere. Da quello che scrivono sembra avere prestazioni da urlo. Guardiamo quest'altra invece, addirittura a 100% con 124 ampere, 60% a 160 ampere. Per quanto riguarda invece la saldatrice TS EM1, non sono riuscito a trovare la tabella con il ciclo di lavoro e non è riportato neanche nel manuale di istruzioni, quindi nel link che vi lascerò nel primo commento nella descrizione avrete la possibilità di vedere il prodotto sul sito internet e quindi eventualmente guardare tutte le caratteristiche tecniche da lì. E allora ragazzi, inizierò a fare i cordoni di saldatura con la saldatura a filo continuo animato.
in realtà, osservando bene questa rotella, non abbiamo l'indicazione degli ampere, abbiamo delle indicazioni per quanto riguarda delle misure in frazioni di pollici. Penso si riferisca ovviamente allo spessore del metallo. Quindi, siccome io sto provando su un pezzo da 10 mm e ci interessa vedere solamente il cordone, lo mettiamo a metà. Se è vero che è a 250 ampere, quindi saranno 125 ampere come potenza, vediamo come si comporta. In questo caso, essendo sinergica, aumenterà la velocità del filo in proporzione alla potenza impostata. Sto utilizzando il microfono, spero mi sentiate bene, quindi abbasso la maschera, proviamo a fare il primo cordone e ci regoliamo di conseguenza. Anche il voltaggio è messo a metà. Allora, il rumore mi piace, vediamo come sta avvenendo. Vediamo riducendo un pochettino la potenza, perché comunque mi sembrava un pochettino vivace. Vediamo quindi riducendola, saremo a un quarto della sua potenza, quindi lo faccio consecutivamente sempre sulla sinistra. Ok, un piccolo cordoncino. Allora, per adesso il voltaggio lo lascio uguale, aumento, lo metto a 3/4 della sua potenza e faccio un altro cordone sulla destra. Intanto lo pulisco con la spazzola che viene data in dotazione e vediamo con la potenza maggiore come va. E poi faremo un altro cordone, sempre senza variare però questa volta la potenza, ma aumentando il voltaggio. Allora, prima di sporcare tutto vi faccio vedere i cordoncini, che comunque non sono malaccio, anche pallini ce ne sono pochi obiettivamente. Quindi vediamo, siamo a 3/4 della sua potenza, facciamo un cordone qua sulla destra e poi lo ripetiamo aumentando il voltaggio. Anche il bagno di cotone credo che sia migliore. Ok, cordone un pochettino più lungo, quindi mettiamo al massimo il voltaggio, dai, vediamo la differenza continuando successivamente a quello appena realizzato. Non so se dall'inquadratura però mi vedevate, spero di sì ragazzi, forse così si vede meglio. Allora, abbiamo il voltaggio al massimo. Ok, proviamo a farne anche uno con voltaggio al minimo, ci sto prendendo quasi gusto. Puliamo. Ok, anche in questo caso cordoncini niente male. Allora, per tutti i professori della saldatura a filo con gas, la saldatura col filo animato si tira e soprattutto poi si spazzola perché si deve rimuovere la scoria. Quindi abbiamo messo il voltaggio al minimo, facciamo un altro qua a fianco, sempre con amperaggio a 3/4. Ok, dai, lo pulisco velocemente, poi ovviamente lo pulirò pure con il trapano, con la spazzola, e facciamo le altre saldature. Quindi passiamo adesso all'elettrodo. Va bene, c'è un po' di scoria, però tutto sommato a me non dispiacciono. E allora ragazzi, ho cambiato quindi le connessioni, ho messo la torcia per l'elettrodo, è un elettrodo da 2,5 mm, ho impostato su per giù attorno a 85 ampere e proviamo a fare un cordone di saldatura da questa parte.
Va bene, aumentiamo l'amperaggio, lo mettiamo a metà. Primo cordone eseguito. Ho provato a ridurre di nuovo gli ampere, non so a quanto lo abbia messo, e ad aumentare il voltaggio. Vediamo se cambia qualcosa. Sembra che vada meglio. Sembra. Abbiamo fatto un cordone di circa 12 cm, adesso lo pulisco e utilizzo l'altra parte di questo pezzo per fare i cordoni di saldatura con le altre due saldatrici, quindi da quest'altra parte. Comunque i cordoni non sono venuti malaccio, adesso li guarderemo per bene, anche se si sporcheranno un pochettino. Però il primo è quello un pochettino più grosso con l'amperaggio a metà, quindi ipotizzo 120 A, il secondo invece 85 A circa, che è l'amperaggio corretto, e sembrava insomma andare bene, a parte l'innesco che mi ha richiesto qualche colpettino in più, ma quando è partito è andato fluido e liscio. Adesso invece utilizzeremo, come ho detto poco fa, questa saldatrice, la EM3, impostata già a 85 A, Arc Force impostato a metà. Si è accesa la ventola. Ok, vediamo come va. Ok ragazzi, sono messo malissimo, come vedete sono molto lontano e devo cambiare un pochettino posizione, altrimenti non mi riesce. Comunque la saldatura è partita praticamente subito, vediamo se dipende dagli ampere, perché io penso che non dichiarino proprio esattamente gli ampere corretti. Mettiamola a 100 ampere, sempre con Arc Force a metà. Ok, questo già è riuscito meglio. Adesso vediamo rapidamente come cambia con l'Arc Force al massimo. Ha avuto forse un innesco un pochettino più rapido. Adesso proviamo quest'altra, facciamo dei cordoni di saldatura sulla destra di quelli appena realizzati. Dai, sono dei cordoni comunque che non sono venuti assolutamente male. Il primo è vergognoso, però ero messo male e forse non era impostata correttamente. Gli altri due invece mi piacciono, guardate. Va bene, se non si rovinano con i cordoni che farò adesso, poi li guarderemo per bene anche alla fine. Volevo farvi vedere anche la pinza che viene data in dotazione con quest'altra saldatrice. È differente,
ha una molla un pochettino più robusta, anche se ha dei giochi, ma questo comunque non va ad influire. Si muove leggermente la parte frontale, questo non va a influire, e anche la pinza per la massa ha una qualità nettamente superiore. E allora siamo pronti anche per la EM2. Con questa ovviamente farò solamente la prova regolando gli ampere. Partirò con 85 ampere e poi farò altre prove magari aumentandolo se mi rendo conto che l'amperaggio non mi soddisfa. Però volevo farvi vedere che anche la posizione, mi si è smontata la maschera antigas, la posizione delle connessioni è differente. Su questa, sulla EM2, abbiamo il negativo a destra e positivo a sinistra, invece sull'altra sono al contrario, quindi positivo a destra e negativo a sinistra. Questa è la maschera della 3M che mi si smonta in continuazione. Cordone a 85 ampere, ho iniziato male, poi mi sono ripreso leggermente. Aumentiamo, mettiamo anche questa a 100 ampere. E allora ragazzi, a 100 ampere è andata direi benissimo, ma anche nell'altro cordone, il primo 85 ampere, a parte la parte iniziale, comunque è andato bene. Aspettiamo che raffreddi un poco e guardiamoli. Ok, sono da pulire per bene, però questi sono i cordoni appena eseguiti. Li pulisco e li osserviamo. E allora ragazzi, siamo pronti a dare un'occhiata a questi cordoni di saldatura. Questi sono i primi che ho realizzato con la saldatrice a filo. Come vedete, in base all'impostazione e in base al voltaggio ho ottenuto dei cordoncini un pochettino più cicciottelli, più alti, oppure con una penetrazione maggiore. Devo dire che obiettivamente mi aspettavo chissà quanta formazione di pallini, anche se sto usando il filo animato della Weldinger, quindi il filo è di ottima qualità, e sicuramente una saldatrice con un filo di ottima qualità si comporta meglio rispetto ad una con un filo che sia di scarsa qualità. In questo caso ipotizzo che abbia contribuito anche nel risultato. Comunque sia, la saldatrice ha lavorato bene. Dobbiamo essere sinceri, ma ora alla fine del video dobbiamo chiarire alcuni dettagli e alcuni particolari di questo tipo di saldatrici. Questo invece è il cordone realizzato sempre con la stessa saldatrice. Considerate però che non so a quale amperaggio era impostata la saldatrice, perché abbiamo semplicemente una rotellina con dei riferimenti, ma non ci sono scritti gli ampere. Da questo lato invece abbiamo le saldature ottenute con le piccole saldatrici che abbiamo qua sulla destra, quindi prima la EM3. In questo caso i cordoni realizzati sulla sinistra, il primo è un po' pietoso, è a zig zag, storto, brutto da vedere, ma colpa mia perché l'ho messo male e non so nemmeno se hanno contribuito le impostazioni un po' sbagliate. Da questa parte invece è un cordone che è riuscito molto meglio, sempre sulla sinistra. E poi ne ho realizzato un altro e anche questo mi piace, leggermente più piatto perché abbiamo aumentato l'arc force. A destra abbiamo un altro cordone iniziato male, poi mi sono ripreso, e questo comunque impostato a 85 ampere secondo il display della saldatrice, però penso che sicuramente si trovava ad un amperaggio più basso. Ok, in questo modo riusciamo a vederlo molto meglio. Quindi il secondo è stato realizzato a 100 ampere secondo le impostazioni dichiarate dal display, ma secondo me eravamo più vicini agli 80-85 ampere,
è un cordone lungo, sarà circa 12 cm e obiettivamente non è venuto male. Nessuno di questi cordoni, a parte la bravura nel saldare, ma per quanto riguarda il tipo di cordone, secondo me sono venuti comunque bene. Nessuno di questi è un brutto cordone, sia quelli realizzati con il filo continuo che questi realizzati con l'elettrodo. E allora ragazzi, siamo arrivati però al momento in cui dobbiamo capire bene se conviene o no comprare queste saldatrici. Qual è la differenza fra delle saldatrici costose e queste che costano poco? I componenti all'interno sicuramente. Su saldatrici di marca blasonata è possibile anche trovare pezzi di ricambio e anche i dati dichiarati sicuramente saranno molto più attendibili. I cordoni siamo riusciti a ottenerli, per carità, saldano. Siamo riusciti a ottenere anche dei cordoni abbastanza lunghi, una dozzina di centimetri, e le saldatrici non sono andate in protezione, hanno lavorato perfettamente. Addirittura su questa, con il filo animato, non si sono formati neanche pallini, quindi se vi servono per degli interventi saltuari, allora secondo me sono da acquistare. Se invece avete intenzione di utilizzarle per lavoro frequentemente, con il rischio che si usuri, con il rischio che poi sia necessario cambiare alcuni pezzi, eccetera, allora in quel caso sicuramente forse in ambito lavorativo diciamo non sono indicate, dobbiamo essere sinceri. Un'altra differenza fra le saldatrici economiche e quelle costose è ovviamente la durata dei componenti prima di rovinarsi. Una saldatrice come questa vi permette di eseguire, ipotizziamo, 1000 ore di saldatura. In un'officina dove si salda per 10 ore consecutive durerebbe pochissimo tempo, quindi se ne dovrebbero comprare 3-4 l'anno. Una saldatrice invece di buona qualità si compra una volta, vi permette di saldare all'infinito, ma un hobbista quando arriverà a fare 1000 ore di saldatura? Possibilmente ne farete 10 minuti al mese. 10 minuti di saldatura al mese significa che voi riuscite a fare praticamente un'ora l'anno, quindi potete stare tranquilli. Potete riuscire anche a svolgere diverse saldature con una saldatrice di questo tipo, che sicuramente non ha nulla a che spartire con saldatrici professionali, però anche il prezzo è adeguato. Quindi ripeto, da quello che avete visto traete le vostre conclusioni, se queste saldatrici possono soddisfarvi. Ripeto prima di concludere che secondo me per un utilizzo hobbistico, anche per svariate ore, per diverso tempo, possono andare bene, purché non si pretenda di avere dei risultati professionali. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, andate a dare un'occhiata a tutte le varie caratteristiche. In futuro mi riprometto anche di fare delle prove con il gas e delle prove con il TIG. E basta, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!